a tutta, bentornato o benvenuta se è la prima volta sul mio canale. Questa settimana parliamo insieme di Brexit e rivenditori italiani e europei. Se vi piacciono i miei video vi invito a seguirmi su Instagram, dove metto qualche indizio per il video della settimana successiva, e ovviamente a iscrivervi al canale. Purtroppo la Brexit è ufficialmente entrata a regime a partire dal 2021, quindi a partire dall'inizio di questo mese. Cosa comporta questo? L'uscita del Regno Unito dall'Unione Doganale Europea, ovvero adesso per far passare un pacco o anche per andare fisicamente dal Regno Unito all'Europa è necessario passare la dogana. Cosa comporta questo per chi compra Killstar online o chi in generale compra dall'Inghilterra? Sono andata a spulciare un po' i siti governativi e questo è il riassunto di quello che ho trovato io. Sotto le 15 sterline non ci sono nessun tipo di spese aggiuntive, quindi pagate solo la cifra che dovete al rivenditore. Tra le 15 sterline e le 125, alcuni siti danno 135, io preferisco darvi quella a ribasso perché non si sa mai. Non ci sono dazi doganali, cioè non si paga in aggiunta la dogana, ma si pagano le tasse. Quindi c'è un 22% in più sull'IVA che vi verrà chiesto dal corriere. Dai 125 in sopra ci sono anche i tassi doganali, quindi un'ulteriore spesa che dovrebbe andare tra i 30 e i 60 euro. Dico dovrebbe perché in più ci possono essere quelle che vengono chiamate spese di sdoganamento. A seconda del corriere vi possono essere chiesti dei soldi in più per aver trattato tutta la procedura, per aver seguito il pacco, eccetera, eccetera. Questi prezzi sono comprensivi della spedizione, cioè 15 sterline devono essere con la spedizione compresa, non 15 sterline più 4 di spedizione. Io già non amo pagare per le spese di spedizione, figuratevi se voglio pagare la dogana. No. Quindi, come si può fare? Ordini estremamente mignon, quindi solo nella clearance, solo calze e tazze e fare un ordine ogni tot, oppure ci si può rivolgere ai rivenditori. E i rivenditori possono essere rivenditori fisici o rivenditori online. Io qui vi ho fatto una lista dei rivenditori che tratterò oggi, la maggior parte sono europei, più questo che invece ha uno shop fisico qua a Firenze. Non sono tutti i rivenditori che hanno Killstar, cioè se andate a cercare Killstar rivenditori europei probabilmente ci saranno 2 o 3 altri siti. Se volete una lista più completa io vi invito a guardare il video di Violet Lace, che è fatto molto bene, però purtroppo è solo in inglese senza sottotitoli. Io ho scelto tra questi quelli che mi sembravano più interessanti perché magari avevano una buona selezione nei saldi, più taglie disponibili, qualche offerta sulla spedizione gratuita, o comunque quelli un po' più grandi e un po' più noti, perché questi siti piccolini che iniziano a esserci adesso con 3-4 abiti Killstar non si sa mai se sono rivenditori onesti oppure se sono fasulli. Vi farò adesso una lista di tutti i vantaggi e gli svantaggi dei rivenditori. Tra gli svantaggi ovviamente abbiamo un prezzo più alto. Sicuramente un rivenditore è più caro rispetto alla casa produttrice. Innanzitutto perché c'è da tener conto del cambio tra euro e sterlina e poi perché c'è una persona in più che transita e quindi c'è un margine di guadagno che anche lei deve avere. Io vi lascio qua per avere un'idea un collage che ho fatto con uno dei pantaloni della nuova collezione, di una delle più recenti collezioni Killstar, e i prezzi che ho trovato nei vari siti con il loro nome, così potete farvi un'idea. Oltre ad essere più cari, i rivenditori hanno anche molti meno sconti. Essendo la casa produttrice, Killstar può permettersi di avere sconti continuativi. Ad esempio ora a gennaio c'è stato un 3x2, c'è stato un 40% in più nella zona clearance, adesso c'è un flash sales del 20%. Ovviamente queste cose non possono essere fatte dai rivenditori, che ogni tanto hanno delle cose in saldo, ma i saldi sono sensibilmente meno importanti e ad esempio su una singola taglia rimasta. A proposito delle taglie, uno degli svantaggi è la minore disponibilità. Ovviamente io che detengo la marca posso avere anche 50 pezzi per ogni taglia, io rivenditore potrò magari permetterne di avere solo 5, quindi una volta esaurita, per me è esaurita nonostante nel sito risulti, quindi bisogna cercare un po' di più. I vantaggi sono un miglior servizio clienti. Io ho comprato da 2 di questi rivenditori e mi sono sempre trovata molto bene. Altri 3 tra questi hanno
un grandissimo seguito online, sono molto attivi sui social, rispondono sempre, hanno ottime recensioni. Siccome il servizio clienti di Killstar è un po' altalenante nelle risposte che dà, io ad esempio mi sono sempre trovata bene, però ci sono storie piuttosto brutte se si vanno a cercare le recensioni. Quindi questo è un vantaggio sicuramente. E il vantaggio più grande adesso è la dogana. Anche se il singolo pezzo costa di più, se andate a confrontare le spese di spedizione, lo sdoganamento e i possibili costi del corriere, vi verrà sempre a costare meno adesso. Partiamo adesso, vi faccio vedere come primo rivenditore un rivenditore che è anche fisico, ovvero Iron Fist Italia qui a Firenze, che è un negozio alternativo che tiene un sacco di materiale Killstar di collezioni un po' più vecchie. Io ho avuto modo di parlare con loro a proposito delle nuove collezioni. Anche i rivenditori si trovano un po' in difficoltà perché non sanno cosa comprare, se comprarlo. Loro spediscono gratuitamente in tutta Italia con spese sopra i 100 euro, quindi uno dei vantaggi è la spedizione gratuita in questo caso. Inoltre hanno un buon magazzino, hanno diversi pezzi di collezioni più vecchie, ma magari non hanno tantissime taglie, tendono ad avere sempre la M, la L. È un negozio fisico, quindi se vi trovate, ovviamente adesso è un po' più un problema, ma se siete toscani e vi trovate a passare per Firenze, potete fisicamente andare lì e provarli. Uno dei vantaggi nell'ordinare dai rivenditori è la possibilità di trovare oggetti completamente sold out. In questo negozio io ho comprato per una mia cara amica un Cryptors, quindi uno dei peluche della marca Killstar, e l'ho pagato 20 euro. È assolutamente sold out da tutte le parti, se lo si va a cercare online va dai 60 in su, perché è uno dei meno rari. Per dirvelo, il prossimo sito che vi faccio vedere è metalshop.it. Uno dei vantaggi è la presenza di nuovi articoli. Loro ogni 2-3 mesi comprano uno stock di nuove collezioni, anche adesso nonostante la Brexit, quindi non siete proprio all'ultima collezione Killstar perché fa uscire una cosa ogni settimana, ma siete diciamo entro quelle del mese. La consegna è gratuita sopra gli acquisti da 130 euro e quindi almeno la spedizione gratuita c'è. Quindi ha una buona parte nei saldi, ma gli sconti non sono particolarmente grossi, cioè il massimo che ho mai visto è uno sconto al 30%. Ho visto un paio di volte in quest'anno mentre li seguivo degli sconti del 20% extra su Killstar. Non ho ancora mai ordinato da loro, ma le recensioni che si trovano a giro sono super positive. Si potrebbe avere qualche problema con le spedizioni perché sono gestite da GLS, UPS e Poste Italia. So che queste compagnie ultimamente stanno avendo qualche problema di gestione. A me non è mai successo, ma ve lo segnalo. Il prossimo shop di cui parliamo è The Rock Shop De. Ha qualche cosa delle nuove collezioni, quindi continua ad essere aggiornato. Ci sono delle non coerenze di prezzi sul sito, ad esempio ancora troviamo le cover per il telefono che attualmente sul sito Killstar vengono 1 euro, che invece qui sono proposte a 8 euro. I saldi sono abbastanza presenti, sono abbastanza consistenti anche a seconda dell'articolo, possono arrivare fino a 15 euro, non male. Non ci sono però altri saldi aggiuntivi, cioè The Rock Shop non fa mai un saldo tematico. Il massimo che si può avere è un 10% sul primo acquisto registrandosi alla newsletter. Io lo trovo ottimo per i piccoli ordini perché ha le spedizioni gratuite a partire dai 50 euro. Io l'ho usato per comprare un regalo a una mia amica. Hanno anche articoli di altre marche, quindi possono essere un ottimo affare per chi compra più marche, quindi Killstar, Restyle, Collectif, Banned. Si può trovare un po' di tutto. Un altro dei vantaggi di questo sito è avere la guida alle taglie. Per ogni articolo c'è una descrizione di come vestono e qual è la taglia consigliata a seconda delle misure. Questo ad esempio è ottimo per chi è in mezzo alle misure o non è sicuro di quale taglia comprare, e siccome varia di articolo a articolo, quindi non è la stessa vestibilità per tutta Killstar, ma per quello specifico articolo, può aiutare per quel problema che vi ho menzionato quando parlavo degli abiti. Uno dei miei abiti è di una taglia diversa rispetto a tutti gli altri perché è diverso il materiale. Quello l'ho comprato in un negozio fisico dove sono stata consigliata, altrimenti comprandolo online avrei sbagliato taglia. Il prossimo sito di cui parliamo è Impericon, che per me è nuovo, io non l'ho mai usato, non l'ho mai sentito dire, ma mi è stato consigliato da una follower. I suoi saldi, i suoi sconti sono molto interessanti e i prezzi sono
secondo me, quelli più vicini al sito originale. Ad esempio, che i leggings vengano 32 euro quando nel sito originale sono 29 sterline, basta fare un attimino di cambio, ci sta. Anche qui è presente una guida alle taglie molto comoda e anche questo è un sito misto, quindi ci sono vari articoli riguardanti merchandise, biglietti per concerti, c'è un po' di tutto. Purtroppo scorrendo così vengono segnalati anche gli articoli sold out, quindi dovete andare a controllarli cliccandoci che siano disponibili davvero, e le spese di spedizione non sono mai incluse. Io ho fatto ad esempio una prova su un ordine di 7 euro, su un ordine da 73, le spese di spedizione sono sempre 11 euro, però viene spedito con DHL. I prossimi due di cui vi voglio parlare sono quelli considerati più famosi, almeno da quello che ho visto. Il primo è Attitude Holland. Ha una buona selezione Killstar, magari su collezioni un po' più vecchie invece che quelle nuove. Ha moltissimi capi che sono sold out, sebbene magari solo uno o in una misura. Ad esempio potete vedere ci sono alcuni dei cuscini che sono andati completamente sold out sul sito e adesso vengono rivenduti a dei prezzi scandalosi. Ottimo che già in ricerca segnali la taglia. Attitude Holland in genere ha dei saldi molto interessanti su appunto un capo casuale che rimane online per 10 minuti, ma se riuscite a prenderlo potreste acquistare anche qualcosa a un terzo del prezzo originale. Sul sito sono segnate come gratuite le spese di spedizione sopra i 75 euro, però quando poi vado a fare il checkout con l'Italia mi dà comunque 10 euro di spedizione, quindi non so se vale ad esempio solo per alcuni paesi, invece per tutti. Un ottimo vantaggio di Attitude Holland è che ha veramente tante cose. Come shop online ha un magazzino incredibilmente grande perché c'è veramente di tutto. Quello che ho lasciato per ultimo probabilmente è il più famoso tra gli shop europei perché collabora tantissimo con tante influencer anche italiane e ha una presenza sui show social molto diffusa, che è Fantasmagoria. Fantasmagoria? Non lo so. Questo promette spedizioni veloci entro la settimana e ha una buona collezione Killstar, sebbene abbia solo qualche articolo di ogni collezione, non c'è la collezione completa ma solo qualche articolo. Anche qui abbiamo il vantaggio che Fantasmagoria ha molte marche, quindi è possibile fare un ordine più corposo con più marche. I suoi saldi non sono secondo me granché, anche qua il massimo che ho visto è stato 50% per una taglia singola, quindi ad esempio un XS o articoli rimasti molto tempo in magazzino. Non ho ancora mai comprato da loro, ma mi piacerebbe molto perché vedo solo recensioni positive sul loro conto, soprattutto per il servizio clienti. Questo era il video per quanto riguarda i rivenditori europei e italiani per poter continuare a comprare Killstar. Personalmente io sono credo a un 80-90% del mio armadio, ovvero sto creando adesso tutti gli abbinamenti, mi sto focalizzando di più sul come organizzare i pezzi che già possiedo, come abbinarli, come creare dei template standard in modo da dire bene ho già tutto abbinato e quando vado nell'armadio so che prendendo questa gruccia c'è già tutto insieme, mi vesto e sono a posto. Però probabilmente punterò o a comprare pezzi singoli, quindi solo quel singolo paio di pantaloni o abito che so già che entra bene nel mio armadio, e allora lo farò dal negozio fisico. Quindi vi lascio con l'ultima delle promozioni che farò per l'Inghilterra nel breve periodo. Mi dispiace molto, avevo preso a fine dicembre come piccolo regalino di Natale una mystery box da questo sito che si chiama Occult Box, che cura box mensili con tutti i temi possibili intorno all'occulto, intorno al goth, e per pulire il loro magazzino avevano fatto queste piccole mystery. Se le rifaranno probabilmente le riprenderò perché sono venute 4 sterline e di spedizione credo di averne pagate 3, quindi diciamo che questa box qua era intorno ai 10 euro. E ci ho trovato 2 calamitine dove su una c'è scritto la strega della cucina e sull'altra per favore parcheggiate tutte le scope nell'altra stanza, che sono carine, hanno questo stile un po' vintage, possono essere simpatiche. Questo che farà molto piacere a mia madre perché dice che ho sempre i capelli sconvolti quando vado a giro, quindi adesso non avrò più scuse per non averli. È una spazzolina portatile con tanto di specchiettino con scritto You're beautiful, quindi sei bellissima però col
un sobrio teschio come portachiavi, che dovevo comunque cambiarlo il mio portachiavi, quindi ci sta. E poi sono stata brava, ho aperto la confezione ma non l'ho poi aperta, quindi non sapevo cosa ci fosse. Un ciondolino piccolino, è una mezzaluna e una stella, una stella. Poi io sono un'ignorantona sulle pietre, quindi non dico che cos'è, però è una pietra. Se nei commenti sapete che tipo di pietra è questa, è una pietra tutta liscina marroncina con dei pezzettini anche più chiari e rossicci. Se sapete cos'è, per favore commentate. È un'illustrazioncina con troppo dolce per essere triste. Carina, tenerina. Diciamo che la soddisfazione è più nel supportare una compagnia che fa qualcosa in cui credi, nonostante io non potrò più prendere la Robux. Succede, va bene, va bene. Io vi ringrazio per essere stati ancora una volta con me, vi auguro una buona giornata, una buona nottata ovunque voi siate e vi lascio col reminder di lunedì prossimo, ore 12, il nuovo video. Ciao! Mi.